Ciao a tutti, ecco a voi finalmente la recensione della Ducati Panigale V4S. Prima di partire voglio ringraziare tutti quanti per l'enorme supporto che mi avete dato e per le bellissime parole che avete speso sul video della prova della Panigale. Ho visto che il video è piaciuto molto, ha avuto molto successo, quindi grazie davvero a tutti quanti. Ora, partiamo col dire che per dare una recensione completa di un prodotto bisogna averlo in mano per mesi e non solo per un giorno. Anche perché già solo i settaggi dell'elettronica della V4 sono tantissimi. Quindi nessuno vi saprà mai dire vita, morte, miracoli di un prodotto appena uscito. Ecco, nel video di oggi non vi elencherò una lista della spesa di specifiche tecniche perché vi basta cercare una scheda tecnica online e trovate tutto. Nel dubbio ve ne ho linkata una qui sotto. Ma vi parlerò delle cose più interessanti di questa moto e delle novità tecniche che mi hanno colpito. Ora, esistono 4 versioni della Panigale V4. Abbiamo Panigale V4, Panigale V4S, Panigale V4S con kit pista e Panigale V4 speciale. Noi a Valencia abbiamo provato la Panigale V4S e la Panigale V4S con kit pista. Quindi non abbiamo provato la V4 base e naturalmente la V4 speciale perché ce n'è 1500 al mondo, quindi credo che volessero evitare che gliela sdraiassimo. Ecco, quali sono le differenze? La V4S rispetto alla V4 base costa circa 5.000 euro in più e ha sospensioni elettroniche Öhlins con ammortizzatori di sterzo Öhlins, cerchi forgiati in alluminio e batteria al litio. Quindi è molto più racing. La versione V4S con kit pista invece ha scarico completo a Krapovic e qualche altra piccola miglioria che la porta a 226 cavalli. Ora, per quanto riguarda la recensione, partiamo dal motore. Si tratta di un V4, che è una rivoluzione in casa Ducati. Ora, per chi fosse meno esperto, negli ultimi decenni tutte le supersportive Ducati hanno avuto un motore bicilindrico, quindi con 2 cilindri, mentre la V4 è la prima supersportiva col motore a 4 cilindri. Ora, un cambiamento del genere è molto importante e richiede tanto lavoro e tanta riprogettazione, quindi in Ducati non sono partiti da zero, ma hanno preso il motore della MotoGP e da quella base hanno costruito il V4 della Panigale V4. E da qui deriva il nome del motore stradale, ovvero Desmo 16 stradale. Spinge di brutto, vi posso assicurare che spinge di brutto, perché la V4S ha un motore da 214 cavalli, mentre la V4S con kit pista arriva a 226 cavalli. Quindi quando apri il gas, vola. Ora, le caratteristiche che mi hanno colpito di più del motore sono: cilindrata. Questo motore è un 1100. Ok, ma perché hanno fatto un 1100 e non un 1000? Fondamentalmente i motori super sportivi hanno il difetto che spingono solo ad alti giri. Nelle competizioni sei sempre a manetta, ma per strada non sei sempre col motore che urla, ma vai anche a bassi giri. Quindi un 1100, anziché un 1000, è un motore che rende di più anche a bassi giri. Quindi hanno fatto un 1100 per rendere più piacevole la guida stradale. Questo però naturalmente è un problema, che un motore 1100 non può competere nelle competizioni ufficiali come Superbike, campionato italiano, eccetera eccetera, perché lì i V4 possono arrivare fino a 1000. Gli unici campionati in cui potrà correre saranno i trofei nazionali quali National Trophy e Moto Estate. Quindi è presumibile che in questo 2018 la moto verrà sviluppata in questi trofei per poi correre con la versione 1000 che uscirà nel 2019 nei campionati ufficiali. Un'altra caratteristica che mi ha colpito è l'albero motore controrotante. Ok, ma che cos'è? Allora, facciamo un passo indietro. In quasi tutte le moto stradali l'albero motore gira nello stesso verso delle ruote. No, aspetta, è difficilissimo, vabbè, guardate lo schemino. Il problema è che le ruote della moto, ruotando, creano degli effetti giroscopici. In futuro ci farò un video che spiega nel dettaglio questo fenomeno. Gli effetti giroscopici possono essere fastidiosi. Perché? Perché rendono la moto molto dura e poco agile nei cambi di direzione. Quindi bisogna cercare di ridurli. Ora, il problema è che anche l'albero motore ruotando crea degli effetti giroscopici, quindi se ruota nello stesso verso delle ruote, si somma agli effetti delle ruote. Se invece l'albero motore ruotasse al contrario, andrebbe ad annullare parzialmente l'effetto delle ruote. Ducati quindi su questa Panigale V4 ha introdotto l'albero motore controrotante, che comunque non è una novità perché in MotoGP si usa già da anni e lo usavano anche alcune moto di decenni fa. E quali sono quindi i vantaggi dell'albero motore controrotante? Innanzitutto vengono ridotti gli effetti giroscopici delle ruote, quindi la moto è più agile. Inoltre contrasta l'impennamento della moto in accelerazione e contrasta l'alzarsi del posteriore in frenata.
Chiaramente non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, quindi c'è uno svantaggio nell'utilizzo dell'albero motore controrotante. Che se in una moto normale l'albero motore gira così e quindi le ruote girano così, se l'albero motore gira al contrario, serve un ingranaggio aggiuntivo che trasmetta il moto dal motore alle ruote. Un ingranaggio che si chiama ruota oziosa, che non serve a niente se non a ribaltare la rotazione, che ha però un problema: riduce la potenza. Per legge bisogna moltiplicare la potenza del motore per 0,98, circa 4 cavalli. Per quanto riguarda il sound, a orecchio sembra molto un bicilindrico. Quindi quando la guidavo per i primi turni cambiavo a 9000 giri. Quando poi ho visto il dashboard e ho visto che potevo arrivare a 14.000, ho detto aspetta, qua ce n'è ancora. Un'altra caratteristica che ho apprezzato è che nonostante un motore V4 più ingombrante sono riusciti a mantenere la linea snella caratteristica della Panigale, quindi anche esteticamente hanno fatto un gran lavoro. Infine, il motore anche qui è un componente strutturale della moto, quindi la Panigale V4 non ha un telaio in cui sono attaccati tutti i componenti tra cui il motore, ma il motore stesso è una parte del telaio. Quindi al motore è attaccato il telaietto anteriore chiamato front frame e il telaietto posteriore. Passiamo ora al cambio quick shift. Ora, il cambio è una goduria estrema perché non è solo un cambio elettronico che funziona in salita, ma funziona anche in scalata. Quindi voi la frizione la usate solo per partire e per fermarvi, dopodiché ve la dimenticate per sempre. Il cambio si è rivelato molto fluido, non ti accorgi neanche che stai cambiando marcia e soprattutto varia in funzione dell'angolo di piega, quindi se cambi marcia con la moto piegata, la cambiata è meno aggressiva ed è più dolce. Per quanto riguarda le sospensioni, come dicevo all'inizio, la V4 ha sospensioni standard, mentre la V4S ha sospensioni elettroniche Öhlins. Per quanto riguarda le gomme, Ducati collabora con Pirelli, quindi la V4 e la V4S montano di serie le Diablo Supercorsa SP con misura 200/60 al posteriore, mentre la V4S con kit che abbiamo provato in pista montava le Slick SC1. Le SP stradali sono bimescola e devo dire che in pista si sono comportate molto bene. Per quanto riguarda i freni, l'impianto frenante è stato sviluppato da Brembo proprio su questa moto, quindi un impianto frenante di nuova generazione. Mi ha stupito perché se guardi le pinze sono piccolissime e frena da far paura. Se devo fare un paragone con l'R1 stradale, la Panigale frena veramente di più. Il display è veramente bello, è enorme, ci puoi guardare un film in 4K praticamente, è luminosissimo quindi si vede anche in pieno giorno, ha tantissime funzioni che in una sola giornata non ho avuto il tempo di esplorare e come gran parte delle supersportive moderne sul manubrio hai una serie di tasti che ti permettono di scorrere il menu e di cambiare i settaggi della moto anche mentre stai andando avanti. Ora, in tanti mi hanno chiesto cosa fosse quella lucina gialla che si accendeva sopra il cruscotto. Quella lì non indica il traction control ma indica l'elettronica in generale. Quindi quella luce lì si accende quando sta entrando in funzione qualcosa dell'elettronica. Mi ha stupito veramente tanto la posizione di guida. Ora, su una moto così piccola e snella ho sempre avuto il timore di non starci. Infatti, se vedete quando ho guidato la 899 Panigale mi sembrava di stare su una mini GP. La cosa che mi è piaciuta tanto di questa V4 è che hanno messo dei semimanubri molto aperti, come le moto da corsa, cosa che invece sull'R1 stradale, e non riesco a capirla questa cosa, sono chiusissimi. Ora, questa cosa comporta che io, essendo alto 1,84, coi semimanubri chiusi non ci sto perché le braccia mi vengono indietro e non riesco a chiudere i gomiti. Sulla Panigale V4 invece, avendoli più aperti, riesco a stare più comodo sulla sella e a chiudere anche i gomiti sul rettilineo. E per me che sono alto 1,84, stare comodo su una moto del genere è davvero un grande risultato. Ora, la cosa in assoluto che mi è piaciuta di più di questa moto, che è il fattore tecnico più evoluto che ha questa moto, è l'elettronica. In questa V4 hanno implementato una serie di controlli molto evoluti che la rendono prestazionale ma anche allo stesso tempo sicura. È una cosa che davvero apprezzo e mi piace, ma questo riguarda in genere tutte le moto supersportive moderne, è che più si va avanti con la tecnologia, più diventano facili da guidare, sicure e più si può andare forte senza cadere. La Panigale V4 ha una piattaforma inerziale a 6 assi che permette all'elettronica di lavorare in maniera molto più avanzata. Ecco, vi elenco le caratteristiche che più mi hanno stupito. L'ABS Cornering Bosch Evo non è un semplice ABS, ma è un ABS che ha 3 settaggi, uno per la strada e 2 per la pista. La cosa figa è che uno dei settaggi per la pista ti permette di arrivare in frenata, tirare un pestone sul freno posteriore e la moto si mette di traverso, ma l'elettronica ti controlla il traverso. Quindi è un sistema di controllo del traverso in frenata.
Per quanto riguarda il traction control invece la Ducati implementa un sistema che interviene anche sulle valvole dei corpi farfallati. Quindi il traction control non ti taglia soltanto la corrente ma va proprio a cambiare l'erogazione del motore, che è la stessa cosa che fa la BMW S1000RR, quindi rende l'intervento del traction control più fluido, più docile. Ma la cosa più figa è il Ducati Slide Control DSC. Ecco, al briefing al mattino ci hanno detto: avete presente il curvone? Ecco, lì aprite tutto. Tutto, gas al 100%. Al che ho chiamato Fabrizio Perotti, un mio amico che fa il CEV, che con la sua moto da corsa lui lo fa al 60%. Noi invece con la Panigale lo potevamo fare al 100%. Questo perché? Perché questa moto ha un sistema di controllo del traverso in accelerazione. Quindi quando tu apri tutto nei curvoni, la moto si mette di traverso e l'elettronica ti tiene la moto di traverso. Ed è come guidare una MotoGP. Infine un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il freno motore. Questa moto ha un freno motore che varia in funzione dell'angolo di piega. Quindi se tu sei in modalità race, sei sul rettilineo, molli il gas per frenare, la moto solo di freno motore praticamente inchioda, che è una cosa utilissima in staccata. Nel momento in cui inizi a inserire, senti che il freno motore diminuisce sempre di più e la moto scorre. Infine, giusto per il dovere di cronaca, questa moto ha anche il classico anti-impennata e il launch control. Bene, queste sono le principali caratteristiche della Panigale V4. Per la mia personale opinione posso dirvi che la moto mi è piaciuta molto. Va forte, frena forte, è maneggevole ed è comoda. E visti anche i risultati mi sento di dire che in questo momento è la super sportiva stradale più performante al mondo. Perché vi basti pensare che Valia con Panigale V4S chittata, comunque sempre una moto stradale, e Pirelli SC1 ha girato a 6-7 secondi dalla pole della MotoGP. La cosa bella è che è facile. Mentre tanti che hanno provato la 1299 mi hanno detto che era difficile, questa è facile. Ti dà confidenza sin da subito e con tutta l'elettronica che ha su ti diverti tanto e in maniera sicura. Chiaramente si tratta di un giocattolo costoso perché con la V4S pronta da guidare in strada si superano i 28.000 euro. Questo è tutto, se la recensione vi è piaciuta ricambiate con un like, un commento, condividete il video e iscrivetevi al canale YouTube, mettete like alla pagina Facebook e seguitemi anche su Instagram. Ah, tra pochissimi giorni esce anche il vlog dei miei 2 giorni a Valencia, quindi mi raccomando, state pronti perché sta per arrivare anche il vlog. Ciao a tutti!